la scienza della gratitudine, lo strumento che ti salva nei momenti duri. Esiste un antidoto al crollo emotivo ed è gratis e soprattutto è a prova di scienza e probabilmente lo stai già usando, ma lo stai usando nel modo sbagliato. Sto parlando della gratitudine. Non quella del pensiero positivo, pensa positivo, tutto va a posto, eccetera. No, non quella dei ringraziamenti formali. Quella non funziona. Quella vera è una scelta strategica, è un superpotere nascosto in pieno giorno ed è l'unica cosa che, quando il terreno cede, ti tiene in piedi. E questa non è filosofia, è un meccanismo mentale. E allora in questo video ti mostro la mappa, da dove parte, dove ti porta, ma soprattutto perché funziona e cosa fare passo per passo per costruire quella rete che ti sostiene quando tutto trema, per iniziare letteralmente da adesso. Per cui resta con me. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ferrero, sono un counselor professionista, mediatore familiare e la mia professione è aiutare le persone ad aiutarsi. Credenti o no, tutti ci troviamo a pregare nei momenti difficili, a chiedere che qualcosa cambi, a chiedere la forza di andare avanti tante volte. E poi, quando finalmente otteniamo ciò che speravamo, dopo ringraziamo. Ma quella non è gratitudine, non quella che intendo io, quella è sollievo. La gratitudine vera è qualcosa di totalmente diverso, è qualcos'altro. E la scienza lo ha dimostrato. Ci sono studi che dimostrano che praticare la gratitudine migliora la qualità della vita, la allunga e ti stabilizza quando tutto trema. E questo non è buonismo, non è vogliamoci bene, questa è biologia. E allora, se segui questo video fino alla fine, vedrai cos'è davvero la gratitudine, non il pensa positivo, ma la scienza. Perché il cervello ci frega e come mai tutto perde colore quando c'è sofferenza, gli equivoci che ce la fanno sembrare inutile. E arriva fino in fondo perché imparerai come allenarti oggi per costruire una rete che ti tenga in piedi, cosa fare da subito, passo per passo. E allora fidati, se c'è un video che devi vedere, è questo qui, ci ho messo tanto a farlo, mi è stato richiesto ed eccomi qua, per cui non ti chiedo di credermi sulla parola, ti chiedo solo di restare con me. E iniziamo. Ma prima c'è una cosa importante che ti devo dire. C'è un corso online e il link lo trovi qua sotto in descrizione. Il corso si chiama Stare con gli altri restando forte e questo è un corso per te che sei stanco di subire sempre tutto, di trovarti a dire troppi sì, di non riuscire a scaricarti dal senso di colpa, di non riuscire a mettere dei limiti a difesa della tua dignità, ma soprattutto sei stanco di continuare a sperare che gli altri cambino per far piacere a te, perché sai cosa? Gli altri non cambieranno, ma tu puoi, tu sì. E allora questo è un corso che è un percorso che ti trasforma. Sono 3 ore divisi in 5 moduli video, dove ti parlo in modo chiaro e diretto. E per ogni lezione ci sono esercizi pratici, quiz, materiale scaricabile in PDF per avere poi sempre tutto sotto mano. Il corso sarà tuo per sempre. Questo percorso ti insegna a dire no senza sentirti in colpa, a proteggere te stesso senza costruire muri e a gestire i conflitti senza doverti consumare dentro. Vieni qui, nel primo commento qua sotto troverai tutta la spiegazione e clicca sul link e troverai un video che ti spiega tutto, perché questo corso è per rimettere te stesso al centro, per essere libero di essere quello che sei, per imparare a finalmente darti il diritto di ballare al suono della tua danza, della tua musica, per tornare a casa, per tornare a te. Ti aspetto. Ripartiamo dalla gratitudine, ma e qui entriamo. Cos'è davvero la gratitudine?
Allora, forse tu pensi di saperlo, no? Ma io te lo dico, te lo voglio dire io che cos'è veramente e soprattutto è importante sapere a cosa serve. È la capacità di riconoscere il bene nella tua vita e vederlo come un dono, non come un diritto. Perché? Perché la gratitudine non è ringraziare quando ti succede qualcosa di bello. Allora siamo tutti bravi, no? Qualcosa di meraviglioso. Ascoltami bene perché questo è il segreto. La gratitudine è ringraziare per quello che hai già, per quel sottofondo di cose che funzionano, per tutto quel tante cose che dai per scontate ma non sono scontate per niente. Pensaci, quel sorriso che qualcuno ti ha fatto stamattina, il fatto che respiri, il fatto di avere degli occhi che vedono, il fatto di avere le mani che funzionano, le gambe che ti portano. Per cui andiamo al punto, praticare la gratitudine ti allena a vedere tutte queste cose una per una, a non farne un pacchetto che sta lì, ma a riconoscerle singolarmente. E cosa vuol dire questo? Che quando le riconosci singolarmente una per una, quelle cose lì sono quelle che creano la tua rete di protezione. Sono come delle maniglie, pensa dei piccoli punti d'appoggio che ti tengono saldo sempre, ma soprattutto ti tengono fermo, ti tengono saldo quando tutto intorno a te trema. Perché? Perché, e torniamo sempre qua, quando cadi, e prima o poi succede a tutti, è quella rete lì, sono quelle maniglie lì che non ti lasciano affondare. La gratitudine è riconoscere questo come un dono. E ai regali, ti ricordi quando eri piccolino? Si dice grazie. Ce l'hanno insegnato da bambini, parolina magica. E questa cosa semplice, dire grazie, l'hanno sempre saputo i filosofi, gli antichi, l'avevano già capita. E allora io ti voglio dire qui una frase che per me è la più bella di tutti, che ha lasciato detto un mistico teologo del XIV secolo, Meister Eckhart, e che ha scritto: se la sola preghiera che dirai mai nella tua vita è grazie, quella sarà sufficiente. Grazie. Solo questo basterebbe. E allora io ti dico, se lo sapevano gli antichi, adesso, oggi la scienza, oggi lo conferma. Cosa dice la scienza? Ci sono degli studi scientifici che vanno avanti da decenni, che hanno dimostrato che praticare la gratitudine, come ti ho detto prima, cambia fisicamente la morfologia del cervello. Per cui non è un modo di dire che ti migliora la vita, questa è scienza. E c'è uno psicologo americano, si chiama dottor Robert Emmons, che dopo più di 10 anni di ricerche ha scoperto che la gratitudine, praticare la gratitudine, costruisce un sistema immunitario psicologico. Hai presente? Parliamo sempre, no? Soprattutto in questa stagione che ci ammaliamo tutti, come il sistema immunitario ti protegge dalle malattie. Quello psicologico ti protegge dal crollo emotivo. Però fai attenzione. Il dottor Emmons lo dice chiaro, e qui dobbiamo fare una distinzione, perché so già che mi stai portando tutti dei punti di critica, e io ti dico, non è facile, lo dice il dottor Emmons, non è facile sentirsi grati in una crisi, perché diciamoci la verità, nessuno si sente grato se ha perso il lavoro o ha perso la salute. E allora, facciamo una distinzione che sembra chirurgica ma è basilare. C'è una differenza enorme fra sentirsi grati ed essere grati. E ascoltami bene, continua a seguirmi perché questo è importantissimo. Sentirsi grati vuol dire che dovrebbe venirmi da dentro, no? Come un'emozione. Ma le emozioni non le controlli, vengono da sole e in quel momento lì non puoi pretendere che ti venga l'emozione di sentirsi grato se tutto sta andando male. E infatti in quei momenti non succede. Ma essere grati
non sentirsi grati, essere grati è un'altra cosa, quello è una scelta. Quello è un atteggiamento che resiste ai guadagni e alle perdite che entrano e escono dalla tua vita, che non dipende da come ti senti. Sai da che cosa dipende? Dipende da dove scegli di guardare. E allora la gratitudine è un'abilità che si allena e si allena adesso, quando, e spero che sia il caso, quando stai bene, per averla poi quando non starai più bene, quando starai male. Perché? Perché quando stai male, come dire, non puoi imparare le note e cantare nello stesso momento. Se vuoi cantare, devi aver studiato la canzone prima. E con la gratitudine è lo stesso. Ma prima di vedere come allenarla, devi sapere cosa non è. E allora partiamo dal primo grande fraintendimento che rovina tutto, il grande equivoco. Mettiamo subito in chiaro che la gratitudine non significa accontentarsi, non significa vabbè, no, non significa neanche rassegnarsi, non significa dire va bene così, quando non va bene oggettivamente, non significa smettere di volere di più. Desiderare di più e di meglio dalla vita è naturale, è giusto ed è umano. Il problema vero non è volere di più. Il problema vero è legare tutta la tua felicità solo a quello che ti manca. C'è una frase di Lucio Anneo Seneca nelle Lettere a Lucilio, primo secolo d.C., che lo spiega benissimo. Allora, è grande chi usa vasellame di terracotta come se fosse argento e non è meno grande chi usa l'argento come se fosse terracotta. Capisci? Non è il piatto che conta, è il fatto che tu in quel momento stia mangiando. È il fatto che non sei schiavo delle cose, né per averle, né per non averle. E allora torniamo, che cos'è la gratitudine? La gratitudine è questo, riconoscere ciò che funziona, mentre lavori per migliorare ciò che non va. Queste due cose possono convivere, anzi, devono convivere. Perché il vero rischio è un altro, che tu passi tutta la vita a rincorrere il prossimo traguardo, lo sguardo sempre su ciò che manca, dando per scontato tutto ciò che hai, così concentrato sul futuro che non ti accorgi dei doni del presente. E un giorno, quando qualcosa di quei doni traballa, ti fermi e realizzi: avevo tutto e non me ne sono mai accorto. Quante volte succede? Troppe volte. Ma io ti dico perché succede. Perché non dai, tu, io, tutti, il giusto valore alle cose quando ce le hai. Lo sai perché? Perché abbiamo il cervello ti frega. Il cervello ti frega in due modi. Il primo, mentre stai bene, non dai valore a niente, ti fa dare tutto per scontato. Il secondo è ancora più crudele. Quando arriva il dolore, ti fa sembrare che anche quello che hai ancora non valga più niente. Allontanare il francobollo. E quando arriva un vero dolore, succede una cosa tremenda. Allora, anche qui parlo, mia sorella Maria, e voi la conoscete, non c'è più, ma c'è sempre. Mia sorella Maria diceva sempre: anche un francobollo, visto da infinitamente vicino, diventa infinitamente grande. E allora io ti invito a pensare a questa immagine. Se tu ti avvicini troppo a un francobollo, quello diventa enorme, ti copre tutto, non vedi più la busta, il tavolo, la stanza, i muri, quello, non vedi solo quello. Ed è questo che fa il cervello quando soffri. Prende il dolore, la perdita, la malattia, la delusione e lo ingigantisce e lo fa diventare tutto. Perché succede? E io te lo spiego.
il cervello ha una visione selettiva, prende circa il 10% della realtà, lo isola e poi lo trasforma nel 100% di ciò che tu percepisci, lo fa diventare il 100% della tua realtà. Ed è per questo, quando sei depresso ti sembra che faccia tutto schifo, e in realtà non è vero. Ma sembra vero perché il cervello sta selezionando solo il negativo. E tutte quelle cose che prima ti davano gioia, quelle cose che hai ancora, che non hai perso, che sono sempre lì, davanti a quello perdono il loro potere e non riescono più a renderti felice. E allora ti faccio una domanda. Ti è mai capitato di avere ancora tutto e di non sentire niente? Il sorriso di tuo figlio, il caffè la mattina, una passeggiata, la tua musica, sono ancora lì, ma è come se fossero spente. Non perché siano cambiate, siano diverse, ma perché il francobollo del dolore copre tutto il resto. E allora ecco che arriva la gratitudine. La gratitudine ti allena a fare il movimento opposto. Sai cosa fa la gratitudine? Ti allena a prendere quel francobollo, anche quando è un'enorme fatica, anche se è doloroso, e allontanarlo. E allora rimetterlo nel contesto. Ecco che tutto ritorna a dire sì, c'è dolore, ma non c'è solo dolore. E quando allontani il francobollo, sai cosa torna visibile? Tornano visibili le maniglie, quelle piccole cose che ti tengono in piedi, routine che funzionano, affetti, gesti quotidiani, punti d'appoggio che ti hanno sempre sostenuto, anche quando non te ne accorgevi. E allora la gratitudine è l'allenamento a vederle, a riconoscerle, a nominarle una per una, perché quando arriva il dolore vero, quando sembra che tutto crolli, quelle maniglie lì continuano a esserci, silenziose, un po' in ombra, ma ci sono. Solo che se non ti sei mai allenato a vederle, nel momento critico non le trovi. Ricordati, la gratitudine non è un sentimento, è una scelta. Non puoi controllare le tue emozioni, ma puoi controllare lo sguardo, il modo con cui guardi le cose. Perché? Perché la gratitudine non nega la fatica, non fa sparire i problemi, non ti obbliga a essere felice. La gratitudine, praticare la gratitudine ti dà qualcosa che il dolore non può toccare, quell'abilità di avere una prospettiva più ampia. Perché? Perché anche nel momento più difficile c'è sempre una cosa, anche una piccola, una soltanto per cui essere grato. Mettila tu. Il fatto comunque di essere vivo, il fatto di respirare, il fatto che il cambiamento di guardare il domani sia possibile. E questo non è ottimismo da cartolina, è intelligenza di sopravvivenza. Quando arriva la tempesta. Diciamo una grande verità, anche se poi ci difendiamo, non esiste una vita senza tempeste. Il lutto arriva, una malattia arriva, la perdita arriva. Non è una questione di se, è una questione di quando. E allora la vera domanda è: cosa fai quando la vita si strappa? Non sarai pronto. Nessuno lo è mai davanti al dolore vero. Nessuno. Pronti non lo siamo mai, ma almeno preparati sì, quello sì. Preparato significa che hai costruito le tue maniglie interiori. Però puoi essere preparato. E chi mi segue lo sa la differenza che faccio tra essere pronto ed essere preparato. Quelle che dicevo, che ho già nominato, quelle che ti tengono in piedi quando il terreno vibra. E quando la vita trema e ti sembra di non avere più appigli, quelle maniglie lì, se le hai create prima, sono lì, sono ancora lì, silenziose, ma ci sono. E allora ti dico, oggi c'è il sole. Pensa al sole, nei giorni scorsi c'erano le nuvole, no? Ma quel sole lì, sopra, c'è sempre stato. Quando sei sotto le nuvole, tutto grigio, non vedi nulla, non senti, noi diciamo oggi il sole non c'è, non è vero. Il sole c'è sopra. La gratitudine, sai che cos'è? La gratitudine è la memoria del sole. È ciò che ti ricorda che anche se oggi il cielo è pesante, la luce non è sparita, è solo momentaneamente nascosta.
E quando sei nel dolore, se ricordi che il sole esiste, anche senza volerlo, anche senza vederlo, non affondi del tutto. Cosa fai? Aspetti, resisti, ti aggrappi alle maniglie che hai costruito e piano piano le nuvole si aprono, non subito, non facilmente, ma lo sai che si aprono. Cosa fai da domani? E allora cosa si può fare? Cosa puoi fare? Gli studi dicono bastano 2 o 3 volte a settimana di un impegno, niente esercizi complicati, niente rituali impossibili, solo questo. Pensa a 3 cose specifiche per cui sei grato. Non devi dirti sono grato per la mia vita, sono grato per la mia famiglia, troppo vago. Devi entrare nel particolare, sono grato per il profumo del caffè stamattina, quando mi sono fermato per un attimo, solo per quello. Sono grato per la risata di mio figlio ieri sera quando ci siamo raccontati quella storia. Ecco, questo sì che allena, i dettagli contano. Se vuoi scriverli, meglio ancora, aiuta. Se non lo scrivi, fermati 2 minuti. Oggi di cosa posso essere grato? Una cosa che hai visto, una cosa che hai sentito, una cosa che hai vissuto. Non deve essere straordinario, un fiore, un raggio di sole, il sorriso di un bambino, il fatto che cammini senza dolore, che respiri, che qualcuno ti ha sorriso. Queste sono le maniglie che ti tengono quando tutto il resto crolla. E poi, quando arriva il momento difficile, prova a chiederti cosa mi ha insegnato questa esperienza. C'è qualcosa per cui essere grato anche se ancora non riesco a vederlo e non riuscivo a vederlo. Qui non si tratta di rivivere il dolore, si tratta soltanto sempre di dargli un contesto intorno. E allora te lo dico, perché non siamo supereroi, non sempre riuscirai e non devi neanche sforzarti. Ma quando succede, quando vedi che da qualcosa di brutto è nato anche un piccolo bene, allora lì la gratitudine smette di essere teoria e a quel punto diventa salvezza. Quello che resta. Rumi, poeta mistico, sufi, diceva: la gratitudine è il paradiso di per sé stessa. Un piccolo pezzo di paradiso. Non serve aspettare che tutto vada bene, perché non arriverà qua in quel momento. Non serve aspettare un giorno perfetto. La gratitudine è già qui, ora, in quello che hai, in quello che rimane, in quello che ancora può nascere, anche nel dolore, anche nella fatica. E se inizi a allenarla da oggi, quando servirà davvero, ti avrà già salvato la vita. Se questo video ti è stato utile, se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, metti un commento, io li leggo tutti, e condividi, c'è tante persone che hanno bisogno di avere un po' di speranza. La gratitudine si moltiplica quando la condividi. E un'altra cosa, mi raccomando, vai nella descrizione, trovi un link per scaricare il PDF di tutto quello che ho detto, il PDF è scaricabile. Vai, trovi un altro link, c'è il link per iscriverti alla mia newsletter e poi nel primo commento c'è tutta la spiegazione del corso. Che altro dire? Io davanti a questa cosa così grande spero che la tua vita si adegui a quello che veramente vuoi, che abbia la luce bellissima, ma che sia soprattutto una vita bellissima.